Per oltre 50 anni il petrodollaro ha letteralmente modellato il mondo in silenzio, quasi come una regia nascosta dietro il sipario della storia. Ma quindi che cos'è il petrodollaro? Beh, per capire la geopolitica, oggi è necessario comprendere come funziona il sistema del petrodollaro. E per capire il petrodollaro bisogna partire da una verità semplice. Il petrolio non è solo un combustibile, ma letteralmente la spina dorsale dell'economia globale. Infatti lo usiamo per muovere auto, aerei, navi, per trasportare persone, per trasportare merci, per produrre plastica, elettricità, fertilizzanti e una quantità enorme di prodotti quotidiani. In pratica, gran parte di ciò che oggi chiamiamo vita economica dipende dal petrolio. Ed è proprio perché il petrolio è così importante che il suo mercato è diventato globale. Ci sono paesi che ne producono tantissimo, come l'Arabia Saudita, e altri che invece ne consumano moltissimo, ma ne producono poco, come per esempio il Giappone. È da questa asimmetria che nasce un mercato immenso. E quindi in questo contesto la domanda diventa naturale. Come hanno fatto gli Stati Uniti a prenderne il controllo? E per capire come tutto questo è nato e funziona, bisogna tornare alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre gran parte del pianeta era letteralmente in macerie, gli Stati Uniti uscivano dal conflitto con un'economia e un apparato produttivo intatti. Fu proprio in quel contesto che alla conferenza di Bretton Woods del 1944 il dollaro americano venne posto al centro del sistema finanziario globale. Nacque così un nuovo ordine mondiale sostenuto proprio dal dollaro. E in questo contesto gli Stati Uniti promisero che il dollaro sarebbe sempre stato collegato all'oro e di conseguenza molte altre valute si agganciarono al dollaro. Il messaggio era ancora una volta chiarissimo. Il mondo avrebbe avuto una moneta di riferimento e quella moneta di riferimento, ancorata all'oro, era il dollaro. Poi però arrivò il 1971 e con il Nixon shock, tutto cambiò di nuovo. Il presidente americano Nixon sganciò il dollaro dallo standard aureo e il mondo entrò così nell'era della moneta fiat, cioè del denaro emesso dallo Stato non garantito da una materia prima fisica come l'oro o l'argento, ma dal trust pubblico e dalla stabilità economica, quindi dalla fiducia nel governo stesso. Ma come, avrebbero promesso che il dollaro sarebbe stato collegato all'oro e poi di punto in bianco lo scollegano? E com'è possibile allora che siano rimasti là dove erano? Infatti la storia ci dimostra che il dollaro non perse il suo dominio. L'economia americana era ancora forte, era ancora grande. Il governo USA era stabile, ben consolidato e gran parte delle transazioni globali erano ancora denominate in dollari. La realtà dei fatti è che in quel momento il dollaro era già consolidato come valuta di riserva mondiale, cioè quella valuta che le banche centrali accumulano e che tutti vogliono avere quando l'aria si fa tesa. Però avevano promesso che il dollaro sarebbe stato collegato all'oro e non hanno mantenuto la promessa, quindi bisognava trovare una soluzione. Il vero salto politico però arrivò nel 1973 con la crisi petrolifera dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. I paesi produttori arabi infatti sospesero le vendite di petrolio ai paesi che sostenevano Israele nella guerra dello Yom Kippur, inclusi gli Stati Uniti. L'obiettivo quindi era guadagnare leva politica e il risultato fu immediato. Il prezzo del petrolio quadruplicò, causando scarsità e inflazione pesante nelle economie occidentali. A quel punto Washington capì che il dollaro e il petrolio dovevano necessariamente collegarsi. E fu così che gli Stati Uniti raggiunsero un accordo con l'Arabia Saudita, uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo. Il patto era lineare e semplice. L'Arabia Saudita avrebbe permesso l'acquisto di petrolio solo in dollari. D'altra parte, gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a proteggere militarmente l'Arabia Saudita. Dato il peso dell'Arabia Saudita, anche gli altri produttori seguirono rapidamente e da quel momento per comprare petrolio dai principali esportatori del mondo servivano dollari americani. Ed è qui, in questo momento, che nasce il sistema del petrodollaro. Il cuore di tutta questa logica è veramente semplice. Se ogni paese ha bisogno di petrolio per la propria economia e il petrolio si può comprare solo in dollari, allora, proprietà transitiva, ogni paese ha bisogno di dollari. Facciamo un esempio concreto per rendere le cose più semplici. Prendiamo come esempio il Giappone. Il Giappone consuma moltissimo petrolio per poter portare avanti la sua economia. D'altra parte però producono pochissimo petrolio. Quindi per poterlo acquistare devono prima di tutto ottenere dei dollari americani. Come li ottengono? Commerciando con gli Stati Uniti. Quindi detenendo asset americani. Questo genera una domanda costante, continua e soprattutto artificiale di dollari nell'intero globo.
e quindi rafforza la posizione ulteriormente del dollaro rispetto al mondo. Questa forte domanda regala agli Stati Uniti che cosa? Innanzitutto mantiene forte il dollaro, poi rende più facile per gli Stati Uniti indebitarsi a tassi bassi, perché gli altri paesi comprano treasury americani, quindi asset americani, debito americano. 3. Permettono a Washington di utilizzare come leva globale sanzioni e il suo stesso sistema finanziario, visto che a quel punto la maggior parte di transazioni mondiali passa proprio per il dollaro americano e per banche americane. In sintesi, è proprio il sistema del petrodollaro che tiene il dollaro al centro dell'economia globale. Ok, ma che fine fanno i soldi incassati dai paesi produttori di petrolio? Ed è qui che il gioco diventa ancora più interessante. Non restano infatti fermi in un cavò, vengono investiti e questo processo si chiama riciclo del petrodollaro. I petrodollari vengono reinvestiti in titoli di Stato americani, azioni di società USA, immobili e mercati globali. Così i dollari, dopo aver pagato il petrolio, spesso rientrano nel sistema finanziario americano. Si crea quindi un circuito quasi perfetto. I paesi comprano petrolio in dollari, i produttori di petrolio guadagnano dollari. Quei dollari vengono reinvestiti in asset americani. Il dollaro quindi resta forte. È praticamente un loop continuo in cui gli Stati Uniti emettono dollari e poi quei dollari producono qualcosa e tornano indietro a rafforzare l'economia stessa. Quindi un sistema che si rafforza dall'interno e si espande verso l'esterno. Negli ultimi anni però alcuni paesi hanno iniziato a mettere in discussione questo sistema. Russia, Venezuela, India, Pakistan hanno cercato di commerciare petrolio in valute diverse come per esempio l'euro o lo yuan ed è infatti questo uno dei motivi dell'alleanza BRICS, cioè quella di ridurre la dipendenza dal dollaro. Però questa transizione non è così semplice. Infatti cambiare la moneta che hai usato ormai negli ultimi decenni e quindi tutto il sistema che si basa negli ultimi decenni sul dollaro da un giorno all'altro, risulta difficile. Sarebbe un po' come cambiare di punto in bianco il software che utilizzi nella tua azienda e quindi ti trovi a dover trasferire una mole gigante di dati. Oppure cambiare un social da un momento all'altro e ancora una volta devi trasferirti tutto dall'altra parte. Inoltre il dollaro oggi ha una liquidità enorme. Cioè puoi letteralmente muovere miliardi senza far saltare in aria il mercato. Poi anche delle protezioni legali molto forti e quindi un peso strutturale di gran lunga superiore a quello degli altri paesi. Questo però non significa che il dollaro non venga giorno dopo giorno eroso. E a proposito di erosione, se hai i soldi nel tuo conto e sono lì fermi lasciati ad erodersi, quella che ti sto per mostrare forse sarà una soluzione interessante. Quindi mi sono avvicinato al mondo del P2P lending, cioè del prestito tra privati. Prestito che può andare appunto a persone così come a business. E tra le varie piattaforme che sto testando, che sto provando, una che mi ha colpito particolarmente è i5. Prevalentemente per la sua storia, oltre 175 milioni di euro finanziati e il 100% di rimborsi effettuati. In caso di imprevisti coprono loro sia l'importo investito che gli interessi generati. i5 è totalmente gestibile in autonomia con prestiti che vanno tra i 30 e i 90 giorni in media. Io qua ho 1.000 euro, gli interessi generati e il mio portfolio, quindi che cosa c'è dentro il mio portfolio. Cliccando su investment posso vedere tutti i vari tipi di investimenti che posso fare, l'interesse relativo, il termine e quanto posso finanziare. Puoi sceglierli manualmente oppure avviare, come ho fatto io, una strategia automatica, che secondo me è la cosa più figa in assoluto, perché io posso dare un nome alla strategia, scegliere quanto dedicare, esempio 50 euro, quanto investire per ciascun appunto investimento, scegliere a chi prestare, il termine. Io per esempio metto sempre 10-30. Quindi da un minimo di 10 giorni fino a un massimo di 30 giorni e poi l'interesse è tra un 10 e un 20%. Posso anche decidere di reinvestire in automatico. Io questa funzione non l'attivo perché voglio farlo io di volta in volta, in questo modo ho il pieno controllo sui miei fondi. E clicco crea investment portfolio. A questo punto nel mio portfolio, ecco qua, vedrò tutti i vari investimenti che ho fatto. I tassi di interesse mediamente stanno tra un 10 e un 13%, ma con il link che ti lascio qua sotto, e se è la prima volta che ti registri a questa piattaforma, avrai un 1% aggiuntivo. Non è un modo per diventare ricchi, si porta come al solito, come ogni investimento, dietro tutta una serie di rischi associati, quindi prima di muoverti fai sempre tue dovute analisi. Qua sotto ti lascio il link se vuoi dargli un'occhiata e provarlo. Bene, visto come far lavorare i nostri soldi, andiamo in conclusione del nostro video. Il dollaro non può essere soppiantato da un giorno all'altro, però può essere lentamente eroso.
Russia e Cina infatti hanno cominciato a ridurre l'uso del dollaro dove era politicamente necessario, soprattutto sotto le sanzioni, ma continuano a usarlo quando è comodo ed efficiente, erodendo così gradualmente la sua egemonia. E questa non è una rivoluzione istantanea, ma un lento spostamento dell'equilibrio. La Russia infatti ha aumentato il commercio di petrolio con la Cina, in yuan, e ha regolato alcune transazioni in rubli, riducendo le proprie partecipazioni ai treasury USA. La Cina, dall'altra parte, ha iniziato a promuovere contratti petroliferi denominati in yuan, incoraggiando così i partner commerciali a utilizzare lo yuan piuttosto che il dollaro, con ovviamente tutta una serie di incentivi. È proprio in questo scenario che la de-dollarizzazione non arriva come così un colpo di scena improvviso, ma come una sequenza di piccoli step graduali che puntano a scavare, erodere lentamente quel sistema su cui fino ad oggi si è basato il mondo. E la strategia cinese non si ferma solo al petrolio, infatti come abbiamo visto negli ultimi anni punta anche all'oro. Attraverso il mercato dell'oro la Cina sta contribuendo ad erodere il sistema del petrodollaro, puntando a tornare a un qualcosa di collegato proprio all'oro. E questo spinge ovviamente i prezzi dell'oro verso l'alto. Ancora una volta il ragionamento è semplice. Se il petrolio è il cuore energetico del mondo, l'oro è il cuore monetario del mondo, o almeno è stato fino agli anni 70 il cuore monetario del mondo per millenni. Chi riesce a controllare entrambi, controlla l'infrastruttura del valore mondiale. E alla fine, se ci pensi, il petrodollaro non è solo un sistema di pagamento, non è solo acquisto di petrolio in dollari, ma è una struttura di potere e di regolazione geopolitica. È proprio questa struttura che ha reso il dollaro ciò che è oggi, che ha rafforzato la capacità degli Stati Uniti di finanziare il proprio debito e quindi crescere, esplodere come hanno fatto, di conseguenza di esercitare un'influenza importante nel resto del globo. Ma come sappiamo, ogni strumento costruito per durare nel tempo a volte presenta le proprie crepe. E a volte quelle crepe sono proprio nascoste nel suo codice sorgente. Oggi quelle crepe le vediamo nella guerra delle valute, nei flussi d'oro verso l'Oriente, nelle mosse di Russia, di Cina, nella guerra in Iran. Il mondo sta ancora girando attorno al dollaro e probabilmente continuerà a girare attorno al dollaro per un bel po'. Ma forse, per la prima volta dopo decenni, non lo fa più in silenzio, non lo fa più piegando la testa, ma lo fa cercando delle alternative. Quindi oggi, mentre gli USA preparano la repressione finanziaria di cui ho parlato in questo video qua e che ti suggerisco di andare a vedere, e quindi di lavorare sulla sua politica interna, all'esterno il mondo sta attaccando il sistema del petrodollaro, soprattutto Cina e Russia. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, spero che questo video ti abbia aiutato a capire esattamente come funziona il petrodollaro. Mi raccomando, condividilo con i tuoi amici affinché possano capire anche loro come funziona il mondo, che cosa regge il mondo oggi. Lascia like e iscriviti al canale, non ti costa un'enorme fatica, però aiuta tantissimo questi video ad essere mostrati a più persone. In conclusione, ci troviamo tra due fuochi: un debito che non si può ripagare e una moneta che sta perdendo il suo scudo energetico. In questo contesto diventa utile capire come muoversi. Quindi se vuoi vedere come gli Stati Uniti stanno agendo sulla propria politica interna, ti consiglio di vedere questo video qua, e se invece vuoi vedere quali asset usare per difenderti durante un reset monetario, puoi vedere questo video qui. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.